Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che colpisce frequentemente il gatto, sia maschio che femmina, e che è molto frequente, quindi ci tengo molto a fare un video abbastanza completo su questa patologia in modo da aiutare i proprietari di gatti a riconoscere quando il vostro gatto ha preso un morso da un altro gatto e è a rischio di un ascesso da morso. L'ascesso da morso fondamentalmente è una conseguenza di un morso, di un altro gatto. Tendenzialmente cosa accade? Il vostro gatto, che ha l'accesso all'esterno, incontrerà tendenzialmente un gatto maschio intero che cercherà chiaramente, di morsicarlo, di aggredirlo. Se il gatto riesce a scappare bene, se non ce la fa si prende un morso. Una volta che ha preso un morso, il proprietario come si accorge che il proprio gatto ha preso un morso? A volte può anche non accorgersi, a volte magari vede il gatto che rientra a casa ed è più spaventato, però tutto sommato non si accorge, soprattutto se non ha il vizio di toccare il proprio gatto, perché ovviamente se lo tocca nel punto dove è stato morsicato si accorgerà sicuramente che il gatto ha dolore in quel punto. Diciamo, nella maggior parte dei casi può capitare che voi non ve ne accorgiate nemmeno, e quello ovviamente è un punto a vostro sfavore nel riconoscere poi la conseguenza di questo morso, cioè l'ascesso che si verrà a formare a causa del morso del gatto. Nelle altre situazioni invece il proprietario può accorgersi. Molto spesso il gatto o zoppica vistosamente, oppure addirittura tiene in alto proprio l'arto, una zoppia proprio di quarto grado, e se poi avete la premura di toccare quotidianamente il vostro gatto, vedrete che il gatto avrà dolore quando lo accarezzerete in certi punti. Di solito dove viene morsicato il gatto? Il gatto tendenzialmente viene morsicato in alcuni punti abbastanza particolari. Tendenzialmente può essere morsicato a livello di glutei, quindi sulla base della coda, può essere morsicato agli arti, quindi soprattutto arti anteriori ma anche posteriori, può essere morsicato sulla base dell'orecchio. Infatti i punti diciamo più frequenti dell'ascesso da morso sono questi, quindi si formeranno poi degli ascessi o sulla base dell'orecchio o un ascesso a livello di arto, di solito o vengono morsicati diciamo nella parte terminale distale dell'arto, oppure nella parte di solito nella spalla viene morsicato, e si formerà l'ascesso ovviamente in questo punto, oppure vedrete a livello distale una perdita di pus legata sempre alla formazione di un piccolo ascesso, mentre invece frequente è sulla zona dei glutei, della base della coda, perché il gatto cercando di scappare viene ovviamente attaccato dall'altro gatto e quindi anche lì si forma a volte un ascesso. Quindi se vi accorgete che il gatto zoppica, tendenzialmente la prima ipotesi, se il gatto ha l'accesso all'esterno, è quello che chiaramente potrebbe avere un ascesso, quindi visita il veterinario per verificare che non sia una frattura, chiaramente, però tendenzialmente è molto frequente più l'ascesso da morso che un vero e proprio trauma. Se riconoscete in quel momento lì che il gatto ha avuto un morso, la terapia per cercare poi di evitare chiaramente l'ascesso, la formazione dell'ascesso, è abbastanza semplice, quindi fondamentalmente riuscire a riconoscere che il proprio gatto è stato morsicato da un altro gatto previene chiaramente poi la formazione nei giorni successivi dell'ascesso. L'ascesso da morso cos'è fondamentalmente? È un vero e proprio ascesso, quindi una neoformazione calda, dolente. Il gatto ovviamente avrà febbre, magari comincerà a smettere di mangiare. Tendenzialmente i proprietari ti portano il gatto in visita dicendo: il gatto lo vedo lì che è un po' calmo, tranquillo, non vuole uscire, mangia poco, e misurando la temperatura troveremo che il gatto ha febbre. Inoltre troveremo questa neoformazione calda, dolente, molle, che se la buchiamo con un ago uscirà ovviamente pus, e tendenzialmente verrà riferito nell'anamnesi, nella sua storia precedente, che c'è stata la possibilità che il gatto ha l'accesso all'esterno e che è stato
potenzialmente morsicato. Chiaramente in quel caso lì si fa un curettage chirurgico, si pulisce bene la ferita, terapia antibiotica, si cerca chiaramente di far guarire il gatto da questo ascesso. A volte è necessario anche un intervento chirurgico se l'ascesso è di notevoli dimensioni. Questo video serve proprio per focalizzare il punto sul fatto che se si riesce a capire che il gatto è stato morsicato e si previene lì, si evita l'ascesso poi successivo. Quindi è molto importante che ogni zoppia, ogni dolorino venga un attimo non visto come vabbè, vedremo, perché se in quel momento lì si riesce a identificare che il gatto potenzialmente è stato morsicato e si interviene lì con la terapia, si evita poi un eventuale intervento chirurgico. Quindi è molto importante che questo video focalizzi il problema sulla prevenzione di questo ascesso. L'ascesso si può formare anche una settimana dopo, perché i denti fondamentalmente del gatto nel morsicare non lasciano il segno esterno, poi il gatto ha il pelo, quindi difficilmente vedete i buchi, vedete i segni in un morso di un gatto. Però quello che fondamentalmente è importante sapere è che ovviamente la bocca di un gatto ha dei batteri, e quindi morsicando in profondità il gatto fa penetrare i batteri all'interno chiaramente del sottocute, quindi poi lì si forma un ascesso. E ripeto, se non ci si accorge, l'ascesso può avere anche delle notevoli dimensioni. Spero che questo video vi abbia un po' chiarito il concetto dell'ascesso da morso e dell'importanza di riuscire a prevenire l'ascesso in modo, grazie all'anamnesi fondamentalmente, grazie ad alcuni elementi: il gatto che zoppica, il gatto che magari tiene sollevata la zampa, il gatto che quando lo toccate sulla groppa o sul sedere o sulla coda ha male, il gatto, cioè questi elementi vi aiutano, se portati immediatamente nella giornata successiva dal veterinario, molto spesso vi aiutano a prevenire poi l'ascesso da morso, che a livello di gestione anche per il proprietario è più problematico, quindi più costoso. Quindi è molto importante questo video focalizzare quel punto. Se riuscite a riconoscere il vostro gatto è stato morsicato, c'è la possibilità di prevenire l'ascesso da morso. Un saluto a tutti e alla prossima.